Allora, ciao ragazzi, qui abbiamo una scheda madre di un portatile che ho comprato difettoso su un sito, insomma. E cos'era? Il problema che aveva era che non si accendeva più. Cosa ho fatto? Ho detto, sono un hobbista, ho bisogno di allenarmi, e quindi l'ho comprato e sto provando ad aggiustarlo. Allora, i problemi principali che ho visto è che mancavano dei MOSFET qui. Potete vedere, li ho già messi su, che dovrebbe essere il circuito di ricarica per la batteria. Io ovviamente è tutto un penso, perché non sono un esperto, sto imparando, quindi spero vediate. Ecco, questi qua sono già stati saldati. Cos'altro ho notato? Allora, non ci sono corti penso da nessuna parte. Ho controllato i vari induttori, i vari coil, e sembrano tutti a posto. Cosa ho visto? Che purtroppo mancava questo chip qua, che dovrebbe essere quello della ricarica, il BQ chip. Vedete, purtroppo è stato dissaldato e non ho trovato nessun tipo di schematica, qualche foto della scheda, ma non abbastanza da vicino da capire cosa potesse essere. Quindi cosa ho pensato di fare? Mi sono fatto dare una mano da Gemini, perché ovviamente non sono un esperto né nulla e avevo bisogno di avere almeno un parere da qualcuno. Facciamo col microscopio che facciamo prima, ragazzi. Allora, cosa ho fatto io qui in questa scheda? Ho provato a fare un ponticello qui, semplicemente per vedere se per qualche strana ragione potesse partire il portatile. Ovviamente non ho avuto successo, perché manca un chip importante, che è questo. Sono andato a vedere delle foto su internet, perché non ci sono delle schematics purtroppo per questo tipo di portatile barra modello di scheda. Ho visto che questo chip c'era su tutte le schede, poi comunque tramite confronti vari ho capito che chip fosse. Quindi niente, non ci sono corti, nulla sulla scheda, quindi deduco che sia perché manca questo chip. Dovrebbe essere il chip di ricarica per la batteria, non so, dovrebbe avere anche qualche altra funzione. Per il momento mi fermo qui, non voglio dare informazioni sbagliate. Comunque dovrebbe essere semplicemente per ricaricare la batteria. Il problema è che lui si occupa anche di attivare questi due MOSFET, che sono i MOSFET di ingresso del pin di alimentazione, insomma, questi sono i 19 volt. Senza di lui loro non si aprono, perché i MOSFET, non so se lo sapete, ma sono praticamente dei switch. In base alla corrente che hanno sul gate, se non mi sbaglio, loro si aprono e fanno passare la corrente. Questo invece è un current resistor, un current resistor, non so come chiamarlo in italiano, e praticamente anche lui è collegato a questo chip e controlla praticamente quanta corrente passa, e se ne passa troppa taglia la corrente. Se non ho capito male, insomma, serve quello. Adesso vi spiego cosa ho fatto, perché ho trovato questa scheda senza il chip, quindi in qualche modo ho dovuto fare qualche ricerca, farmi dare una mano da qualcosa per poter capire più o meno che chip fosse, per provare, insomma, a vedere se questo portatile si poteva sistemare oppure no. Non lo so ancora. Ho visto che per lato abbiamo 7 pin, 7, 7, 7, 7, quindi tutto 28. Ho visto che i primi due pin vanno esattamente al current qui, a questa resistenza qui iniziale. I 19 volt, se non ho visto male, arrivano a questo pin qui, e poi ci sono vari altri componenti collegati. Ci sono queste due resistenze, deduco sia il terzo e il quarto pin, vedete, collegate tramite un condensatore, e altre cose che adesso non ricordo bene. E tramite tutte queste informazioni Gemini mi ha detto che poteva essere il famosissimo BQ chip qua, 24780S della Texas Instruments. Dovrebbe essere lui, se non è lui spero non esploda tutto. Comunque, come potete vedere, ha 7 pin per lato. Qui non ho nessun segno, almeno io non lo vedo, non ho nessun segno da nessuna parte, ma penso che questo sia il pin 1 e poi vada così. E se è così, questo è perfetto, insomma, anche perché non saprei quale altro con queste caratteristiche.
sono andato a vedere i datasheet del componente e più o meno, poi vabbè ovviamente i costruttori a volte modificano un po' il layout attorno, però le cose principali ci sono. Ho visto queste due resistenze che sono da 4 kΩ, e poi ce ne dovrebbero essere altre due qui che vanno alla batteria se non mi sbaglio, e qui adesso non mi ricordo, comunque ci dovrebbero essere anche di qua delle resistenze da 10 ohm o 10 kΩ ognuna, anche loro collegate, che vanno verso la batteria. Quindi cosa dobbiamo fare adesso, ragazzi? Dobbiamo preparare prima di tutto il chip con lo stagno. Su AliExpress c'era scritto che fossero nuovi, ma io non lo so, infatti ne ho presi un po', ho una scorta un po', ne ho altri 4, dovrei averne, sì, sono 4, perché potrebbero anche essere fallati alcuni, quindi per sicurezza. E quindi niente, cosa facciamo? Spostiamo la scheda, andiamo sempre sotto il microscopio, qui abbiamo il nostro chip. Adesso sporco di flussante perché avevo già cominciato, glielo rimettiamo senza problemi. Poco, non ne serve tanto, giusto un pochino. Adesso ragazzi farò partire l'estrattore, non voglio morire, quindi sentirete un po' di casino forse. Noi abbiamo il nostro bellissimo chip qui, VQ-chip. Cosa facciamo? Prendiamo il nostro bel saldatore, mettiamo un po' di stagno sulla punta, basta anche solo la punta, cioè così, proprio. E cosa facciamo? Passiamo su ogni pin. Ok, deve essere a posto, secondo me può andare bene. Ok, giusto per farvi capire le dimensioni di questo componente. Non è così tanto piccolo, però insomma. E qui cosa facciamo adesso, ragazzi? Bisogna preparare la zona, quindi andiamo nel microscopio sempre flussantino, sempre estrattore, non vogliamo morire ragazzi, mi raccomando. Giusto attorno, che gli mettiamo un po' a posto quei pad. Adesso alziamo la temperatura perché la scheda è molto grande, quindi bisogna lavorare con un po' più di calore. Allora, cosa facciamo? Andiamo a mettere a posto questi. Un po' più di stagnetto. Qui. Ok, così secondo me è perfetto. Adesso puliamo un pochino da questo flussante usato e gliene mettiamo giusto un velo, mettiamo che si asciughi un po', chinchinino qui, così tac, perché altrimenti vi comincia ad andare in giro il chip ed è un bel problema dopo. Ora mi raccomando, sempre guardare il pin 1 dove va, se si riesce. Troppo sporco ancora, anche per questo che bisogna pulire ragazzi, perché bisogna vedere se riesco. Ok, pin 1, quindi lo dobbiamo girare di 180 gradi, così, così, ok, così. Ci siamo? Direi di sì. Direi che ci siamo. Ora arriva la parte un po' più delicata, direi, che è quella dell'aria calda. Usando l'aria calda io tengo 450 gradi al solito, faccio 70, ma possiamo fare anche un po' di più, 80% di aria. Mi raccomando, teniamo fermi il chip. Allora, c'è chi preferisce prima scaldare l'aria e poi buttarsi sul chip. Io faccio così lui nel mentre si salda un pochino, poi posso togliere le pinzette e metterlo a posto. Quindi via. Ok.
Ora cosa facciamo? Un altro pochino di flussante, qui, ok, dovrebbe essere andato sotto, ok, va bene. Mentre che la scheda è calda andiamo a passare i lati. Diamo una pulita per vedere meglio. Allora, qui perfetto. Allora, qui sì, tutto a posto. Qui tutto saldato, ruburtino, e qui tutto saldato. Ok. Questo flussante, se vi interessa, è fantastico, costa un po', però arriva dall'America, tanta roba. Niente ragazzi, adesso lì potete vedere l'alimentatore da banco, è già acceso su 19 volt. La scheda tecnicamente, adesso magari diamo un'ultima controllata per sicurezza, siamo già in continuità, andiamo a dare un'occhiata veloce sempre ai nostri coil qua, uno dei due puntali, e qui è indifferente, non è come nella modalità diodo che dovete per forza usare in un senso. I coil sono questi qua, questi quadratini grigi grossi che vedete. Cosa facciamo noi? Andiamo a controllare, vedete, va bene, va bene. Bene, adesso magari metto il dip così se me ne accorgo prima. Allora, questo dovrebbe essere per la CPU, quindi è giusto che sia così basso, anzi perfetto, 4 ohm, 4 ohm, oh, questo però 7, 6, forse per la RAM, si è cambiato qualcosa? No, questo è 98, penso vada bene, forse questo, la RAM. E qui ne abbiamo un altro piccolino, 45, però non è che ci sono proprio dei corti netti. Niente, prova del 9, 3, 2, 1, ok, 13, ok, 7, niente ragazzi, l'ho rimontato, purtroppo non, vedete, illumina, adesso non, ecco, quindi non so cos'altro possa essere in questo caso. 2 hours later. Allora ragazzi, aggiornamento prima di chiudere il video. Ieri mi hanno regalato una bellissima telecamera termica quindi neanche farlo apposta, possiamo dare un'ultima controllata e vedere se con lei riusciamo a vedere qualcosa in più. Questa telecamera termica potete attaccarla o al telefono o al computer tramite un cavo, però secondo me la via più comoda è con un telefono. Lei si vede così, adesso è un po' tagliato ma tecnicamente deve venire fuori più o meno tutta. Sì, non è la più costosa, però come vedete basta e avanza per quello che dobbiamo fare. È importante vedere se c'è qualcosa che si scalda in modo anomalo. Quindi ragazzi, cosa possiamo fare? Allora, prendiamo il nostro alimentatore da banco, ok, impostiamo 19 volt, prendiamo il nostro pin di alimentazione, andiamo ad alimentare la scheda e nel mentre controlliamo un po' tutta la scheda, vediamo se riusciamo a scovare qualcosa. Qui come vedete questa è la mia mano, qui abbiamo la scheda, non si vede perché appunto al momento è spento, come potete vedere in alto a destra. Accendiamo e vediamo cosa succede. Oh, avete visto? Proprio in questa zona qui. Di nuovo. Sì, questi sono i riflessi, ma se ci mettiamo leggermente così riusciamo a vedere meglio. Ecco. Questo non è un buon segno. Allora, lì sembra qui che si scaldi di nuovo. Sì, esattamente. Qui e qui. Questo cos'è ragazzi? Il processore. Male, male, male. Cosa facciamo adesso? Mettiamo un attimo a posto la termocamera. Possiamo provare a fare un po' di iniezioni di corrente.
per vedere se effettivamente abbiamo il processore in corto o no. Adesso vi faccio vedere col microscopio. Io ho già visto più o meno il problema, perché ovviamente ho dovuto provare la telecamera prima di poter continuare il video. Anche questo è un induttore come questi, vedete che è un po' grigino così, dovrebbe essere un induttore. Da qui passa troppa corrente e il componente si scalda, penso sia proprio lui che si scalda, e quindi viene tagliata la corrente in protezione. Lui e il processore insieme, se non mi sbaglio, al chipset. Facciamo un po' di iniezioni di corrente, poca da qui, e tramite la telecamera termica vediamo cosa succede. Quindi io, essendo un processore Intel, non andrei sopra 1 volt. Adesso ho messo 500 mA. Io parto sempre con poco per non fare danni né nulla. Vi consiglio di fare la stessa cosa e di non fare iniezioni di corrente dove non siete sicuri. Con 1 volt tecnicamente nelle schede madri dove hanno un processore Intel non dovreste avere problemi. L'importante è non andare sopra, diciamo, se sapete che ci sono dei corti nella scheda, potrebbe arrivare direttamente al processore e friggerlo. Torniamo sulla nostra telecamera termica, cerchiamo di posizionarci in modo che non ci siano riflessi strani. E adesso voglio mettermi un attimo qui dove c'è il processore. Questo processore, vedete, se un po' si intravede. Cosa faccio? Prendo il mio alimentatore da banco, impostato giustamente a 1 volt 500 mA, mi posiziono proprio su quell'induttore lì e vediamo cosa succede. Eh sì ragazzi, vedete? Mi si scalda lì. Non c'è molto da dire, neanche molto da fare in realtà. Processore morto, scheda donatrice, semplicemente, non potete fare nient'altro, a meno che non abbiate voglia di cambiarlo con un altro processore identico, ma per mio modesto parere non conviene. Conviene tenerla come scheda donatrice, avete i vari componenti, sapete che avendo fatto questa diagnostica io so che bene o male dovrebbe funzionare tutto a parte il processore, in quanto ha un corto interno. E niente ragazzi, purtroppo non siamo riusciti ad aggiustarla, però almeno abbiamo provato tutto il possibile, diciamo. Se vi è piaciuto il video commentate, iscrivetevi, mettete mi piace, vi saluto e ci vediamo alla prossima.